Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Abioclav Aesculapius Farmaceutici SRL. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cosa Abioclav? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Abioclav durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa Abioclav? Abioclav è un farmaco a base del principio attivo amoxicillina più acido clavulanico, appartenente alla categoria degli antibatterici penicillinici e nello specifico associazioni di penicilline, inclusi gli inibitori delle beta-lattamasi. È commercializzato in Italia dall'azienda Aesculapius Farmaceutici SRL. Abioclav può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Abioclav 400 mg più 57 mg/5 ml polvere per sospensione orale FL. 70 ml. Abioclav 875 mg più 125 mg 12 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Aesculapius Farmaceutici SRL. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Amoxicillina più acido clavulanico. Gruppo terapeutico. Antibatterici penicillinici. Forma farmaceutica. Compressa. Indicazioni. Abioclav è indicato nel trattamento delle seguenti infezioni negli adulti e nei bambini. Vedere paragrafi 4, 2, 4, 4 e 5. 1. Sinusite batterica acuta, diagnosticato in modo adeguato. Otite media acuta. Esacerbazioni acute di bronchiti croniche, diagnosticato in modo adeguato. Polmonite acquisita in comunità. Cistite. Pielonefrite. Infezioni della pelle e dei tessuti molli, in particolare cellulite, morsi di animale, ascesso dentale grave con cellulite diffusa. Infezioni ossee ed articolari, in particolare osteomielite. Si devono tenere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici. Posologia. Le dosi sono espresse in termini di contenuto di amoxicillina/acido clavulanico tranne quando le dosi sono definite nei termini di un singolo componente. La dose di Abioclav che viene scelta per il trattamento di ogni singola infezione deve tenere conto di patogeni attesi e loro probabile suscettibilità agli agenti antibatterici. Vedere paragrafo 4. 4. Gravità e sito dell'infezione. Età, peso e funzionalità renale del paziente, come descritto di seguito. L'uso di formulazioni alternative di amoxicillina/acido clavulanico, ad esempio quelle che forniscono dosi più alte di amoxicillina e o di differenti rapporti di amoxicillina e euroacido clavulanico, deve essere considerato come necessario. Vedere paragrafi 4, 4 e 5. 1. Per adulti e bambini di peso a 0-40 kg questa formulazione di Abioclav fornisce una dose totale giornaliera di 1750 mg di amoxicillina/250 mg di acido clavulanico con dosaggio di 2 volte al giorno e di 2625 mg di amoxicillina/375 mg di acido clavulanico per il dosaggio di 3 volte al giorno, quando somministrato come raccomandato di seguito. Per i bambini di peso 40 kg, questa formulazione di Abioclav fornisce un massimo di dose giornaliera di 1000-2800 mg di amoxicillina/143-400 mg di acido clavulanico, quando somministrata la dose raccomandata. Se si considera necessario aumentare la dose giornaliera di amoxicillina, si raccomanda di identificare un'altra formulazione di amoxicillina/acido clavulanico per evitare la somministrazione di dosi elevate non necessarie di acido clavulanico. Vedere paragrafi 4, 4 e 5. 1. La durata della terapia deve essere definita in base alla risposta del paziente.
Alcune infezioni, ad esempio le osteomieliti, richiedono periodi di trattamento più lunghi. Il trattamento non deve essere proseguito oltre 14 giorni senza un controllo medico, vedere paragrafo 4 relativamente alla terapia prolungata. Adulti e bambini di peso a 0,40 kg, dosi raccomandate. Dose standard. Per tutte le indicazioni, 875 mg/125 mg 2 volte al giorno. Dose più alta a euro, in particolare per infezioni quali otite media, sinusite, infezioni del tratto respiratorio inferiore ed infezioni del tratto urinario. 875 mg/125 mg 3 volte al giorno. Bambini di peso 40 kg. Si raccomanda che i bambini siano trattati con amoxicillina-acido clavulanico compresse, sospensione o bustine pediatriche. Dosi raccomandate. 25 mg/3,6 mg/kg al giorno a 45 mg/6,4 mg/kg al giorno assunti in 2 dosi suddivise. Fino a 70 mg/10 mg/kg giorno suddivise in 2 dosi può essere considerato per alcune infezioni, quali otite media, sinusite e infezioni del tratto respiratorio inferiore. Non sono disponibili dati clinici per le formulazioni 7.1 di Abioclav relativi a dosi maggiori di 45 mg/6,4 mg/kg al giorno nei bambini di età inferiore ai 2 anni. Non sono disponibili dati clinici per le formulazioni 7.1 di Abioclav nei bambini di età inferiore ai 2 mesi. Non è possibile pertanto fornire raccomandazioni posologiche in questa popolazione. Anziani, non si considera necessario un aggiustamento del dosaggio. Insufficienza renale non ha richiesto un aggiustamento della dose nei pazienti con clearance della creatinina, CrCl, maggiore di 30 ml/min. Nei pazienti con clearance della creatinina inferiore a 30 ml/min, non c'è raccomandazione per l'uso di formulazioni di Abioclav con un rapporto amoxicillina-acido clavulanico di 7.1, in quanto non sono disponibili aggiustamenti del dosaggio. Insufficienza epatica. Dosare con cautela e monitorare la funzionalità epatica ad intervalli irregolari, vedere paragrafi 4.3 e 4.4. Modo di somministrazione. Abioclav per uso orale. Somministrare all'inizio di un pasto per minimizzare la potenziale intolleranza gastrointestinale e ottimizzare l'assorbimento di amoxicillina-acido clavulanico. La terapia può iniziare per via parenterale in accordo al riassunto delle caratteristiche del prodotto della formulazione IV e continuata con una preparazione orale. 400 mg più 57 mg/5 ml polvere per sospensione orale. Agitare la polvere, aggiungere acqua come indicato, capovolgere e agitare. Agitare il flacone prima di assumere ciascuna dose, vedere paragrafo 6. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo, a qualsiasi penicillina, ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Anamnesi positiva per gravi reazioni di ipersensibilità immediata, ad esempio anafilassi, ad altri agenti beta-lattamici, ad esempio cefalosporine, carbapenemi o monobattamici. Anamnesi positiva per ittero-insufficienza epatica dovuti ad amoxicillina-acido clavulanico, vedere paragrafo 4.8. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Prima di iniziare la terapia con Abioclav, deve essere condotta un'indagine accurata riguardante precedenti reazioni di ipersensibilità alle penicilline, alle cefalosporine o altri agenti beta-lattamici, vedere paragrafi 4.3 e 4.8. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Anticoagulanti orali. Gli anticoagulanti orali e le penicilline sono stati ampiamente usati nella pratica clinica senza segnalazioni di interazioni. Tuttavia, in letteratura vi sono casi di aumentato rapporto internazionale normalizzato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Abioclav durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Abioclav durante la gravidanza e l'allattamento?
Gravidanza. Studi negli animali non indicano effetti dannosi, diretti o indiretti, relativi alla gravidanza, allo sviluppo embrionale/fetale, al parto o allo sviluppo postnatale, vedere paragrafo 5, 3. Dati limitati sull'uso di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Tuttavia, possono presentarsi effetti indesiderati, ad esempio reazioni allergiche, capogiri, convulsioni, che possono alterare la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Vedere paragrafo 4, 8. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse, ADR, più comunemente riportate sono diarrea, nausea e vomito. Le ADR provenienti da studi clinici e da indagini post-marketing con Abioclad, sono di seguito riportate secondo la, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi e segni di sovradosaggio. Possono essere evidenti sintomi gastrointestinali e alterazioni dell'equilibrio idroelettrolitico. È stata osservata cristalluria d'amoxicillina, che in alcuni casi ha portato ad insufficienza renale, vedere paragrafo 4, 4. Convulsioni possono verificarsi in pazienti con funzionalità renale compromessa o in pazienti che ricevono dosi elevate. È stata segnalata la precipitazione dell'amoxicillina nei cateteri vescicali, prevalentemente dopo somministrazione per via endovenosa di ampie dosi. Un controllo regolare della pervietà deve essere mantenuto, vedere paragrafo 4, 4. Trattamento della intossicazione. I sintomi gastrointestinali possono essere trattati in modo sintomatico, con attenzione all'equilibrio idroelettrolitico. Amoxicillina-acido clavulanico può essere rimosso dal circolo mediante emodialisi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Associazione di penicilline, inclusi gli inibitori delle beta-lattamasi. Codice ATC. I-01CR02. Meccanismo d'azione. L'amoxicillina, una penicillina semisintetica, antibiotico beta-lattamico, inibisce un'opia enzimi, spesso riferiti come proteine. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. L'amoxicillina e l'acido clavulanico si dissociano completamente in soluzione acquosa pH fisiologico. Entrambi i componenti sono assorbiti rapidamente e bene con la via di somministrazione orale. L'assorbimento di dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano un particolare rischio per l'uomo sulla base degli studi di farmacologia di sicurezza, di genotossicità e di tossicità riproduttiva. Gli studi di tossicità a dosi, elenco degli eccipienti. Abioclav 875 mg più 125 mg compresse rivestite con film silice colloidale anidra, magnesio stearato, talco, povidone, K25, crosscarmellosa sodica, cellulosa microcristallina film. Trietilcitrato, etilcellulosa dispersione acquosa, ipromellosa, talco, titanio diossido. Abioclav. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Abioclav a base di amoxicillina più acido clavulanico sono ABA, Acadimox, Aclav, Amocla, compresse rivestite, Amocla, polvere, amoxicillina più acido clavulanico ABC, amoxicillina più acido clavulanico Almus, amoxicillina più acido clavulanico Alter, amoxicillina più acido clavulanico, amoxicillina più acido clavulanico Aristo, amoxicillina più acido clavulanico Aurobindo, amoxicillina più acido clavulanico Aurobindo Italia, amoxicillina più acido clavulanico Biofarma, amoxicillina più acido clavulanico Doc generici, amoxicillina e acido clavulanico Egistada, compressa rivestita, amoxicillina e acido clavulanico Egistada, granulato, amoxicillina più acido clavulanico GIT, amoxicillina più acido clavulanico Exal, amoxicillina più acido clavulanico Milan Generics, compresse rivestite, amoxicillina più acido clavulanico Milan Generics.
polveri orali, amoxicillina e acido clavulanico picare, amoxicillina più acido clavulanico pensa, amoxicillina più acido clavulanico Ratiofarm Italia, amoxicillina più acido clavulanico Sandoz, amoxicillina più acido clavulanico Sandoz GmbH, amoxicillina più acido clavulanico SA, amoxicillina più acido clavulanico Sanfarma, amoxicillina più acido clavulanico Technigen, amoxicillina più acido clavulanico Teva Generics, amoxicillina e acido clavulanico Teva Group, amoxicillina e acido clavulanico Zentiva, amoxicillina più acido clavulanico Zentiva Lab, amoxicillina e acido clavulonico Almus, Anival, Augmentin, compressa, compresse rivestite, polveri orali, Augmentin, polveri orali, antibatterici penicillinici, Augmentin, polveri orali, antibatterici penicillinici, Aveggio, Clavomed, Clavulin, compresse rivestite, Clavulin, polveri orali, Clavulin, sospensione, Homer, Clavux, Cruxade, Mondex, Neobutlamox, Posmox, Priclad, Stemox, Xinemod. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.